Ciao a tutte cari amiche uncinettine e ben ritrovati sul mio canale Federica Crochet. Nel tutorial di oggi voglio mostrarvi come realizzare una pochettina su rete canvas. La pochettina è questa qui, molto elegante, molto serale. Diciamo che è adatta per le uscite serali oppure, perché no, magari anche per un evento. Come vedete è molto piccola e ho utilizzato questo colore nero lurex per renderla più elegante. Per realizzare questa pochettina avremo bisogno di un cordoncino o ancora meglio una fettuccia, un gancetto per chiudere la borsa, una catenella per creare il manico e dei ponticelli per agganciare appunto il manico. Questa pochettina non viene lavorata con l'uncinetto tranne che i bordi, ma verrà lavorata con un ago da lana. Io spero che vi piaccia e vi lascio al tutorial. Partiremo dalla parte della patella superiore e andremo a lasciare liberi tutti i quadratini che corrispondono al bordo della nostra pochettina. Metterò un po' di filo sull'ago e andremo a lavorare in diagonale. Entrerò in questo punto, che è il terzo da sopra della seconda colonna e il secondo da sinistra. Porto fuori il filo e vado a bloccarlo con il dito nella parte posteriore. Adesso procediamo lavorando in diagonale. Entro in questo punto, che non è proprio quello a fianco ma è quello a fianco sopra, e porto fuori il filo. Adesso abbiamo detto che la lavorazione verrà eseguita in diagonale, quindi rientriamo nel foro sottostante, tiriamo fuori il filo e nel frattempo blocco il filo dietro. Adesso andiamo a contare 1, 2, 3 diagonali, 3 quadratini, entro nel terzo e tiro fuori il filo. Adesso entro 1, 2, 3 quadratini nel terzo di quello sottostante, tiro fuori il filo e vado a contare 1, 2, 3 e 4 quadratini. Entro nel quarto e tiro fuori il filo. 1, 2, 3, 4, entro in questo quadratino e vado a contare 5 quadratini, 1, 2, 3, 4 e 5 ed entro nel quinto. Dopodiché dobbiamo andare a ripetere questa sequenza ma a specchio, quindi non entrerò più nel quadratino in basso ma entrerò nel quadratino a fianco. Vado a contare quindi 4 quadratini, 1, 2, 3 e 4, entro nel quarto e porto fuori il filo. Entro adesso in questo quadratino, in quello a fianco, e vado a contare 3 quadratini, 1, 2 e 3. Entro nel terzo, dopodiché vado a realizzare quella da 2, quindi entro ancora nel quadratino a fianco e vado a contare 2 quadratini, 1 e 2. Ed ecco qui che abbiamo completato il primo modulo. Adesso bisogna ripeterlo a fianco ma a specchio, quindi girato dall'altro lato. Questo è il primo quadratino che abbiamo realizzato e questo è lo specchio, quindi adesso dobbiamo andare a realizzare questo. Se prima abbiamo lavorato dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra, adesso andiamo a lavorare dal basso verso l'alto, da destra verso sinistra. Saltiamo questo quadratino ed entriamo in quello successivo. Andiamo a contare 2 quadratini, entro nel secondo e porto fuori il filo. Adesso nuovamente andiamo a contare 3 quadratini, entro in quello a fianco e vado a contare 3, 1, 2 e 3. Entro nel terzo e porto fuori il filo. Entro ancora nel quadratino a fianco, dobbiamo andare a fare la diagonale da 4, quindi entro e conto 1, 2, 3 e 4 e porto fuori il filo. Aggiusto leggermente, entro ancora nel quadratino a fianco
porto fuori il filo e vado a contare 5 quadratini. Entro nel quinto e porto fuori il filo. Ora andremo a lavorare sui quadratini verticali, quindi entriamo nel quadratino sopra e andiamo a contare 4 quadratini. Entro nel quarto e porto fuori il filo. Entriamo nel quadratino sopra e vado a contare 3 quadratini. Entro nel terzo e porto fuori il filo. Adesso andiamo a fare la diagonale da 2. Conto 2 quadratini, entro nel secondo e tiro fuori il filo. Andiamo a ripetere il primo modulo, salteremo questo quadratino e usciremo in questo. Punto l'ago nel quadratino sotto, in questo punto, e vado a contare ancora 2 quadratini. Punto l'ago nel quadratino sotto e vado a fare la diagonale da 3. 1, 2 e 3 e continuo alternando il primo ed il secondo modulo fino alla fine della riga. Se avete terminato il filo potete riniziare da questo lato, mentre se come me avete ancora del filo possiamo continuare la lavorazione dal lato opposto. Questo modulo verrà lavorato dall'alto verso il basso, da sinistra a destra. Saltiamo questo quadratino ed entriamo in questo, sempre dal basso. Vado a contare adesso 2 quadratini, 1 e 2, entro nel secondo e porto fuori il filo. E continuo così la lavorazione. Entro nel quadratino successivo e vado a fare la diagonale da 3. Conto 1, 2, 3 quadratini, entro nel terzo e porto fuori il filo. Entro nel quadratino successivo e vado a realizzare la diagonale da 4, quindi conto 1, 2, 3, 4 quadratini, entro nel quarto e porto fuori il filo e procedo così con la lavorazione. Se ci accorgiamo che è terminato il filo, giriamo la pochettina dal lato dietro, prendiamo il filo che è terminato e lo spostiamo da un lato in questo modo e lo andiamo a reggere con le dita. Nel frattempo rinseriamo il filo nel nostro ago e continuiamo la lavorazione. Reggiamo entrambi i fili con il dito, sia il nuovo che il vecchio, e durante la lavorazione andiamo a bloccare entrambi i fili. In questo modo, guardate la parte dietro, vado a tirare il filo e si agganciano. Come potete vedere, ogni modulo è lo specchio dell'altro, ma deve risultare anche lo specchio della riga sopra. E continuo così fino alla fine della riga e anche per tutta la patella fino a questo punto, lasciando poi libero la parte del fondo e dei laterali. Una volta terminate tutte e due le patelle, sia superiore che inferiore, la borsa si presenterà così. Adesso andiamo a lavorare i bordi che abbiamo lasciato liberi con un uncinetto numero 4 o un 3,5. Andiamo a realizzare un nodino scorsoio. Inseriamo l'uncinetto nel primo foro e agganciamo il nodino. Portiamo fuori il filo in questo modo. Entriamo con l'uncinetto nel buco successivo e andiamo a realizzare tutte maglie bassissime in questo modo. Una volta arrivati all'ultimo foro, adesso ci agganciamo subito in quello successivo per poter creare l'angolo e proseguire la lavorazione lungo i laterali. Proseguiamo in questo modo per tutto il perimetro. Andiamo adesso a nascondere la rete che si vede facendo esattamente lo stesso procedimento di prima. Prendiamo un altro filo, entriamo con l'uncinetto nel foro in alto, inseriamo il nodino scorsoio e procediamo facendo tutte maglie bassissime.
in modo da creare una doppia bordura e una migliore rifinitura della nostra borsa. Ecco qui come si presenta la borsa al termine. Con l'ago adesso andiamo a realizzare i laterali e il fondo della borsa. Entriamo con l'ago nel primo foro appena sotto la lavorazione, quindi non in quello successivo ma nello stesso in cui abbiamo fatto la bordura. E andiamo ad agganciarci all'ultimo, sempre nel foro sotto alla bordura. Non so se riuscite a vedere bene, ma in questo. Non andremo a effettuare la stessa lavorazione che abbiamo fatto prima, ma la faremo intrecciata. Quindi andiamo nella riga sotto, entriamo nel primo e nell'ultimo punto. In questo modo porto fuori il filo e procedo così per tutto il perimetro. Arrivate a questo punto, entro in questo foro e vado ad agganciarmi nell'ultimo dove già c'è la lavorazione. Entro nel foro successivo e vado ad agganciarmi in quello già lavorato, procedendo in questo modo fino ad arrivare al lato opposto. Andiamo adesso a nascondere la rete che si vede ancora con l'ago da lana. Giriamo la nostra pochettina ed inseriamo l'ago in uno dei quadratini. Facciamo uscire tutto il filo e andiamo ad infilare l'ago a zig zag attraverso i fili che abbiamo appena lavorato, quindi senza prendere i quadratini, ma passeremo solo attraverso i fili, prendendo un filo sì e un filo no, in modo da formare una specie di punto cestino. E procedo così fino ad arrivare al lato opposto. Arrivate sul bordo opposto, non tagliamo il filo ma entriamo nel quadratino successivo e ripetiamo la stessa operazione, stando attente a non prendere gli stessi fili. Quindi se prima abbiamo fatto un filo sì e un filo no, adesso andiamo a fare un filo no e un filo sì. E questo è il risultato finale. Adesso non ci resta che agganciare i ponticelli sui laterali e la chiusura sul davanti. Adesso non ci resta che foderare la nostra pochettina. Sul tavolo ho messo la stoffa a rovescio con la parte del dritto verso il tavolo e con l'aiuto di un gessetto vado a ricalcare la sagoma della borsa lasciando circa 1 centimetro. Taglio la stoffa e la vado a cucire intorno con la macchina. Con del filo nero non mi resta che cucire tutta la borsa. Eccola qui la mia pochettina assemblata, ho rifinito anche i laterali e il bordino di sopra per nascondere la rete. Adesso andiamo a mettere il manico. Eccola qui la nostra pochettina finalmente terminata. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo tutorial. Ciao!